Ciao a tutti, ciao a Ciao, tutti, ciao, eccoci ciao in a un tutti. nuovo video, un video direi anche questo, ma lo diciamo sempre, ma perché tutti i nostri video sono attesissimi, ce la Assolutamente. tiriamo leggermente, ma questo, devo essere sincero, è una mezza esclusiva per l'Italia, Mezza, proprio mezza, mezza perché abbiamo un po' tardato, ma perché abbiamo avuto tanti impegni e quindi abbiamo un po' tardato, ma oggi vi raccontiamo, esatto, come da titolo, ta 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 ta. eccola qua, Eccoci qua. Mini ZRVD MR04 della Novità, Kyosho. novità assoluta di Kyosho presentata pochi mesi fa. Questo video sarà un video sia di presentazione della stessa, ma un Sì, po' diciamo, le differenze e cosa è effettivamente, in cosa è effettivamente migliorata rispetto alla vecchia, tra 03. virgolette, MR03. Beh, vi diciamo subito che sono stati tre aspetti Non uno, non due, ma bensì tre aspetti. più una sorpresa bonus, ma Esatto. questi tre aspetti più la sorpresa bonus ci hanno convinto a dire oggi che la MR04 di sicuro è migliore della MR03. Ci sono state le vere migliorie e adesso ve le raccontiamo. Prima di potervele raccontare ve la facciamo Esatto. vedere girare in pista con la sua bellissima carrozzeria, perché poi Kyosho poi diciamo, Mentre parliamo ovviamente c'è il video in anche un sottofondo. B-roll sulla carrozzeria, qualche reel Kyosho è uscito, sempre sì, super dettagliate, bellissime. Qualche reel è uscito anche sul nostro canale Instagram. La vedrete poi girare sulla nostra pista, ma prima di dirvi tutto quello che dobbiamo dirvi, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro Esatto. canale, non solo, ai nostri social Instagram, Mettere Facebook, la campanella su YouTube per così tutti almeno i vi suona video, ogni tanto, una volta che diciamo suona quella, tutti i video, ci fa esattamente. piacere, e poi anche al nostro canale Patreon, E che poi novità presentata nello scorso video Esatto. al nostro canale Patreon con tutti i contenuti in Esclusivi. anteprima e esclusivi. Infatti anche. questa sera questo video che voi vedete adesso in realtà è uscito prima sui nostri in anteprima, Esatto, per sul canale tutti- Patreon per gli abbonati. tutti gli Quindi abbonati. Grazie per chi si è abbonato e chi ci sta sostenendo, perché per noi è molto importante. Quindi vi chiediamo di iscrivervi non soltanto a Patreon, ma soprattutto anche a questi nostri canali, anche Esatto, al canale ai YouTube, nostri social. perché se no diventa complicato poi continuare a rimanere in piedi come noi vogliamo. Diventa no? difficile. Quindi Sì, aiutateci, quindi iscrivetevi, perché per noi è molto importante. A voi costa un click, per noi invece Costa zero. per noi è importante. È molto Esatto, importante. esattamente. Adesso, mentre noi vi racconteremo poi le nostre impressioni, questo piccolo break, chiamiamolo così, mentre la vedete girare in pista, e poi torniamo a raccontarvi le nostre tre. Caratteristiche, Che ci sono? differenze, diciamo, Che ci sono? tra la MR04 e la MR03. Ma ci sono piaciute oppure no? Sì, però niente spoiler, adesso A lo tra diciamo. poco. Eccoci qua, adesso che vi siete iscritti possiamo dirvi le tre caratteristiche più la sorpresa bonus. Allora, innanzitutto diciamo una cosa importantissima, che non abbiamo voluto fare un unboxing classico, vi mettiamo qui già la macchina, tra l'altro è una macchina dove potete vedere che tra la MR04 e la MR03 il telecomando è sempre lo stesso, quindi è sempre quello della Kyosho KT531P, e ha tutte le varie configurazioni, quindi dal trim dello sterzo, le luci, il DR e il trim del grilletto, quindi. E queste diciamo sono un po' le caratteristiche, quindi è sempre lo stesso. Invece entrando nel dettaglio, parlando anche seriamente, la prima caratteristica quindi, che ci ha colpito e secondo noi migliorativa è proprio quella dell'avantreno. Quindi un avantreno che è stato ridisegnato soprattutto nella parte dei fuselli, qui si vede proprio la differenza. Qui c'è un kimping che fuoriesce, mentre in questo caso hanno cambiato proprio mettendo degli uniball che vanno a chiudere il sistema di ammortizzatore a farfalla, e lo potete vedere da subito il miglioramento, perché basta andare ad ammortizzare la 03, lavora bene ma leggermente più dura, mentre la 04 è proprio bella morbida, molto più morbida, a parità di molle. Le molle sono leggermente più lunghe e vedete proprio, diciamo così, proprio anche la parte sottostante, poi magari facciamo una ripresa da vicino,
dell'altezza appunto della macchina, che mentre prima si usavano dei rasamenti sopra o sotto il fusello, il mozzo per intenderci, adesso invece è stata posizionata tutta nella parte sottostante. In questo modo la macchina rimane anche leggermente più bassa per certi aspetti, adesso al di là della gomma poi consumata. La seconda caratteristica che ci è piaciuta tantissimo, e questo secondo noi è stato un intervento molto molto importante di Kyosho, migliorativo, è stato il servo. Cioè il servo in una 0.3 che già funzionava bene, però sentite, mentre la 0.4 ha un servo nettamente più silenzioso, nettamente più preciso, nettamente più veloce, quindi in pista si nota proprio l'ingresso in curva e l'uscita in curva molto più veloce rispetto alla 0.3, e questo secondo noi non è poco, è tanto che è una caratteristica fondamentale che differenzia tantissimo le due auto. Terzo, diciamo così, la terza caratteristica che ci è piaciuta tantissimo è da far vedere in questo senso. Quindi hanno abbassato completamente il baricentro della macchina sfruttando l'abbassamento del motore. Non so se notate, ma il motore posizionato nella 0.3 era a circa 45 gradi rispetto il banchino. In questo caso invece il motore è completamente piatto nel banchino. Questo è molto importante perché abbassa il baricentro e permette alla macchina di essere con il servo nettamente più veloce, più precisa, più stabile anche in curva e sia in entrata che in uscita, non tanto anche nel rettilineo. Queste sono tre caratteristiche che secondo noi, che l'abbiamo provata, l'abbiamo testata sia con la carrozzeria appunto originale, sia con la carrozzeria Jomurema, per paragonarle alla stessa, diciamo così, allo stesso modo. Sono queste caratteristiche che secondo noi hanno reso la 0.4 nettamente migliore della 0.3, anche se poi in pista diciamo possono giocarsela alla grande. Naturalmente la 0.4 per noi ha qualcosina in più, e questo grazie a Kyosho che ha voluto apportare questi miglioramenti. Un'altra cosa carina da farvi vedere, adesso al di là della T-plate, che noterete una T-plate da una parte abbiamo messo una fibra di vetro, nell'altra di plastica, le abbiamo alternate per fare dei test in pista. Il banchino anche nella parte sottostante. Nella parte sottostante il banchino praticamente lascia il motore libero, quindi praticamente a vista. Nella 0.3 questa cosa non avviene, e bisogna solo fare attenzione quando si va a prendere l'auto di non mettere sulle dita, perché ci si rischia appunto di scottare, però questo permette al motore di raffreddare meglio rispetto a quello della 0.3. Un'altra piccola differenza, che però appunto non è una caratteristica fondamentale, è il telaio, dove si ha degli spazi maggiori anche per andare a togliere le pile, quindi la comodità anche nel togliere le mini stilo, e questo sicuramente è un'altra miglioria che vabbè, non ha un grande effetto sulla guidabilità, però di certo è molto utile per quanto riguarda anche appunto la velocità nella manutenzione, soprattutto nel poter togliere le pile per poterle cambiare, eccetera. Eccoci, dopo aver spiegato i tre aspetti che secondo noi hanno reso la 0.4 migliore assolutamente della 0.3, la famosa sorpresa super bonus. La famosa sorpresa super bonus la possiamo vedere proprio qui, e ve la sveliamo andando a smontare la ruota. Nella MR04 praticamente abbiamo notato che ci sono degli eccentrici, cosa che nella 0.3, e adesso ve lo facciamo vedere, questa cosa non c'era. Naturalmente si spera che la Kyosho possa mettere a disposizione degli eccentrici. Vedete che nella 0.3 è fisso, mentre nella 0.4 si può togliere, ma ha una sede per poter essere montato, per cui si spera che magari la Kyosho possa creare degli eccentrici che possano regolare l'altezza del banchino, quindi per migliorare ancora la stabilità dell'auto in curva in base al tipo di guida, in base al tipo di grip che può avere la pista. Quindi insomma anche questa potrebbe essere una bella sorpresa anche per la 0.4, quindi si spera che possa avvenire e possa essere sicuramente molto molto interessante. Detto questo, speriamo che il video vi sia piaciuto e abbia in qualche modo soddisfatto le vostre curiosità.
e possiate, insomma, se siete all'inizio e volete provare ad usare queste Mini Z, ecco, la MR04 RVD sicuramente è una macchina che ne vale sicuramente la pena. Quindi complimenti a Kyosho per aver migliorato quest'auto, che è un entry level sicuramente molto importante e divertente. Ciao a tutti, iscrivetevi e mi raccomando, seguiteci. Ciao ne!